Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ad una semplicissima programmazione del Siemens Logo 8 scritto per principianti, perché è un esempio veramente semplice alla portata di tutti, anche di coloro che stanno iniziando. È una semplicissima gestione di una luce di un aspiratore temporizzato. Vedete, è un aspiratore qui. Lo abbiamo in un bagno cieco, purtroppo. E andiamo pure avanti a vedere in che modo possiamo realizzare questo semplice programmino. Qual è l'obiettivo del progetto? Sviluppare un software di gestione, parolone, per il controller logico programmabile Logo 8, finalizzato all'automazione temporizzata del circuito di illuminazione e ventilazione di un ambiente. Cosa succede? All'accensione della luce, la ventola si avvia dopo qualche secondo, decidiamo noi. Allo spegnimento della luce, la ventola continuerà a funzionare per un certo periodo, prima di arrestarsi. Questo è tutto il nostro programma. Abbiamo un interruttore, abbiamo in uscita una luce, la nostra lampada, e la nostra ventola, che ovviamente deve essere temporizzata all'accensione e allo spegnimento. Per accendere la luce istantaneamente e la ventola invece con un ritardo, ho scritto 3 secondi, ma possiamo fare quanto vogliamo, è necessario inserire questo relè temporizzato con ritardo all'eccitazione e ritardo anche alla disattivazione. Ma andiamo direttamente nel logo Soft Comfort per vedere come realizzare questo semplicissimo programma. Eccomi nel mio Soft Comfort, schema logico blocchi, ecco, componenti necessari, l'interruttore, quindi un ingresso digitale, lo mettiamo qua, zoomiamo per vedere meglio il programmino, sulle proprietà del blocco lo lascio come interruttore, non come pulsante, vado a vado su commento e gli scrivo che questo è il mio interruttore, ok. Poi mi servono due uscite, eccolo qua, la prima uscita Q con 1, un'altra uscita Q con 2, questa è alimentata comandatamente dall'ingresso, dove questa qui come commento gli scrivo che è la mia lampada che si deve accendere, e questa qui invece è la mia ventola di aspirazione. Ok. Abbiamo detto che tra l'interruttore e la ventola devo inserire un timer. Vado a prendere sui temporizzatori, accensione e spegnimento ritardato, lo mettiamo qui, lo collego alla ventola, questo lo colleghiamo al nostro interruttore e adesso dobbiamo andare ad inserire i nostri valori, i nostri parametri. Tempo di accensione in secondi. Dopo quanto, qui ovviamente posso mettere che si accende dopo 3, 2, 1 secondo, lo stesso 00 si accende istantaneamente, comunque seguendo un po' la traccia del nostro esempio, 3 secondi, qui posso mettere i centesimi di secondo, tempo di spegnimento. Voglio che si spenga 5 secondi dopo che il segnale dell'interruttore sia disabilitato. Quindi che cosa significa? Che quando vado a premere il mio interruttore si accenderà dopo 3 secondi. Quando non c'è più il segnale dell'interruttore, il temporizzatore si spegnerà 5 secondi dopo l'assenza del segnale. Ok? Vado a mandarlo in simulazione. Io posso comandarlo da qui, posso comandarlo anche direttamente così,
vedete? Dopo 3 secondi si è acceso, vado a spegnerlo, dopo 5 secondi si spegnerà il nostro, posso comandarlo anche da qua ovviamente. 3 secondi si accende, si è spento. Ecco, questo è l'esempio che volevo farvi vedere anche per coloro che iniziano, così da vedere gli ingressi e le uscite, e anche un semplice timer ad accensione e spegnimento ritardato. Nel mio canale, nella mia playlist relativa al logo, trovate moltissimi altri argomenti. Vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto e vi invito ad iscrivervi al mio canale, di mettere un like e buona continuazione. Arrivederci al prossimo video.